Vale ancora la pena comprare GTA 5 nel 2022? Sì, ora potete chiudere il video e andare a fare altro. Ancora lì? D'accordo, mi spiego meglio. Classificato PEGI 18+. Nel caso voi abbiate già giocato e finito GTA 5 con tutti i suoi contenuti single player e non abbiate voglia di entrare nel mondo online, Non farlo! la nuova versione in arrivo a marzo di quest'anno non porta cambiamenti drastici per i giocatori single player. I 60 fps sulle nuove console diventano importanti solo in un'ottica PvP, dunque nell'online risulta inutile e le restanti migliorie semplicemente non valgono la pena di essere pagati a prezzo pieno per chi viene dalla console. Allora perché vi ho detto di sì all'inizio? Potreste chiedermi, perché GTA 5 non esiste più. Il gioco originale uscito nel 2013 è ormai storia antica, tutti ci abbiamo giocato e se qualcuno di voi non l'ha fatto neanche dovrebbe porsi la domanda se vale la pena acquistarlo. Quello di cui stiamo parlando oggi nel 2022 non è la modalità giocatore singolo di GTA 5, ma l'online, che è il fulcro di gioia e sofferenza degli ultimi anni. Gioia per un intero gioco gratuito dove i DLC hanno costi irrisori, 5 milioni di soldi in game, che se anche impiegassi 10 ore a farmare, sono sempre cifre irrisorie per un contenuto aggiuntivo gratuito che apre a nuove sfide, nuove trame e nuovi approcci di gioco. Dolori perché tutti sanno che GTA Online è uno dei titoli più afflitti dai modder. Leggendario il meme riguardante un utente di nome Balls Torture, possiamo tradurre in torturapalle, che invita qualsiasi utente per trollarlo. Rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora e poi ancora. Sperando che qualcosa cambi. Questa è follia. Iniziare a giocare a GTA Online nel 2022 può essere snervante per il fatto di essere gli ultimi arrivati e non avere nessuno dei vantaggi acquisiti da chi ha giocato molto e dispone di mezzi, armi e servizi ottenuti negli anni, ma nulla batte la mia prima esperienza personale. GTA Online è un'esperienza unica che può però risultare ingiusta a causa di tutti i modder e dell'impossibile divario tra giocatori onesti e cheater. Il fatto che Balls Torture ha fermato per 2 giorni tutti i giocatori obbligandoli ad osservare altri giocare attraverso una mod settimana scorsa dimostra quanto, da questo punto di vista, il gioco abbia evidenti problemi tecnici. Dunque perché continua ad avere un'utenza così attiva dopo oltre 9 anni dal proprio rilascio? Le storie, le esperienze, la libertà di gioco che offre, non mi è mai capitato di ritrovarle in nessun altro titolo. GTA Online è dunque il miglior gioco d'azione online che sia mai stato fatto. Nonostante la community sia divisa tra cheater, griefer e giocatori onesti, questi ultimi anche essendo la parte più piccola della community, fa la differenza per farlo rimanere il gioco migliore del suo genere. E ricordiamoci che non essendoci alcuna alternativa valida, che ci piaccia o meno, GTA Online sarà sempre il miglior gioco del suo genere. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be.